Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Buongiorno a tutti e ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buon lunedì a tutti in questo obbligo di riscatto di 4 agosto del 2025. Saluto Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno. Bea, ci eravamo lasciati ormai poche ore fa in realtà venerdì dallo studio con l'idea che oggi insomma ci sarebbe stato un incontro, quello tra la dirigenza e l'allenatore del Milan per Ardon Ghiaggiari e per insomma le strategie di mercato. Tra poco parliamo di questo, parliamo del terzino destro, di un ragazzo molto giovane dello Young Boys e quant'altro per cercare di coprire quello che è un ruolo che in questo momento è praticamente appannaggio totale di Alejandro Jimenez e di, in parte, Fikayo Tomori, e quindi tra poco ne parliamo, ma soprattutto, Bea, come faccio con Henry? Cosa? Like e subscribe. Sì, allora, innanzitutto, cioè, vi chiedo e vi chiediamo un minimo di supporto, perché non so se avete capito che siamo in attesa come voi da settimane e settimane, cioè ci siamo lasciati in studio in attesa, ci ritroviamo oggi almeno con me, poi con Henry e Simo vi siete trovati anche per obbligo di riscatto nei giorni scorsi, ecco, in attesa di lui e vediamo se tra oggi e domani si sblocca la situazione in un senso o nell'altro, perché bisogna sicuramente prendere una decisione, però è un mercato che ad oggi ci dice un po' poco. Dato, scusate il gioco di parole, la data. Dato la data, sì, siamo arrivati credo forse al 53 o 54, ma al di là di questo, tra poco parliamo di Agiari, dell'incontro e di quant'altro. Prima di tutto, Bea, dobbiamo parlare di lui. Zacchary Atekame, terzino destro dello Young Boys, classe 2004, e quindi tra qualche mese, in dicembre, quando nascono i GOAT dell'anno, sarà un 21enne, terzino svizzero, dell'Under 21 svizzera, di una squadra svizzera che... Faccio notare che quando hai detto i GOAT di dicembre è arrivato un clacson, credo che tu abbia un po' esagerato. Ma andiamo avanti con Zacchary Atekame, che potrebbe arrivare, visto che anche nel weekend si sono intensificati i contatti con gli Young Boys, per una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro, 8 complessivi di bonus, per un giocatore che insomma Young Boys pretendeva di vendere intorno ai 10-12, poi insomma con piccola contrattazione siamo arrivati a questa cifra finale, simil non Zacchary, perché Zacchary è lui, simil Brown, Bea, per un giocatore che insomma è molto giovane. Sì. La vedete anche l'agenzia dei procuratori è la stessa di altri giocatori che sono stati accostati, perché semplicemente stanno un po', giustamente, come stanno facendo tutti in giro per l'Europa, proponendo i giocatori. Quindi l'hanno proposto ad esempio Ciacciua qualche mese fa, hanno proposto Calimuendo e hanno proposto questo ragazzo che insieme a noi hanno proposto anche a Bologna e Udinese, un ragazzo molto giovane, vero? Sì, guarda, io mi ritrovo in difficoltà a commentare e a descrivere un po' giocatori di questo tipo, ma perché di fatto siamo sinceri. Allora, noi possiamo raccontarveli informandoci tramite dati, numeri, video. Non l'abbiamo visto questo ragazzo giocare un'intera stagione, più partite consecutive, quindi fai anche fatica a farti un'idea reale.
però allo stesso tempo siamo sempre qui a raccontarvi giocatori che potrebbero diventare dei buoni giocatori, ma potrebbero anche non diventarlo. Poche certezze. Io credo che questa squadra abbia bisogno di certezze, assolutamente di certezze, e qui di certezze non ne abbiamo. No, su questo ragazzo grandi certezze non ce ne sono, anche perché, come vedete nel suo piccolo storico, perché insomma, essendo un ventenne, non ha uno storico lunghissimo, è molto giovane, ma non tanto per l'età, perché comunque a 20 anni, insomma, uno gioca a calcio e a 21 in dicembre ha già maturato un pizzico di storia personale, ma è giovane per quanto riguarda proprio l'esperienza sul campo, perché come vedete era l'anno scorso la sua prima stagione in Serie A svizzera, quindi abbiamo fatto un passo indietro anche rispetto a Jajari di turno, dove Jajari aveva fatto un anno, due in Svizzera e poi ha fatto un anno al Bruges, quindi addirittura siamo ancora prima. Siamo al primo anno di Serie A l'anno scorso, tant'è che, se non so se lo vedete, ma non penso, però le righine gialle, tanto per intenderci, ci sono le panchine, dove non è proprio entrato. Mentre, insomma, poi dovreste vedere il minutaggio, ma capisco che questo è molto poco, molto piccolo, vuol dire che da titolare non ha giocato nemmeno tutte le partite, Bea, anzi, spesso è anche No, ma subentrato. Cioè, è un giocatore che magari affianchi a un titolare. Però se il sì. tuo titolare in questo momento è Leandro Jimenez, che ha fatto benissimo ed è un giocatore assolutamente importante di prospettiva, che ha mostrato delle buonissime cose, però caspita, cioè, fa effetto. Fa un po' specie perché in realtà in quella posizione di campo ci saremmo sempre aspettati da un mercato che lamentava proprio il titolare, visto che insomma è partito Calabria a gennaio, è partito Walker a giugno, è partito Emerson Royal a luglio. Ci siamo ritrovati soltanto con Alejandro Jimenez e tutt'al più Tomori adattato. Le questioni sono due: o giochi a tre oppure devi prendere un titolare. Ma titolare questo ragazzo sul momento non lo vedo onestamente, ma perché non lo sta facendo nemmeno la Young Boys, titolare iper mega super 90 minuti su 90 minuti. È quello che sta giocando di più in quel ruolo, ma è un ragazzo di 20 anni che anche in Champions League ha giocato più o meno la metà delle partite da titolare e metà no. L'anno scorso ha assaggiato un po' di Champions, tra l'altro no, Champions della Young Boys terrificante, non per colpa sua, ma insomma, hanno perso tutte le partite. Ma questo non vuol dire che insomma, lo possiamo avere come un titolare indiscusso. No, mi sembra, Bea, di raccontare il mercato di una squadra che è arrivata ottava, non il mercato di un Milan arrivato ottavo. Cioè, mi spiego, una squadra che arriva ottava in Italia, vende magari un paio di giocatori importanti per non andare sotto e affogare tra i conti in rosso, si risistema per il precedente bilancio e per quello successivo per fare un pizzico di mercato, ma non dà la spinta forte per tornare su. L'unica spinta forte per tornare su nel caso è l'allenatore. Beh, Sì, 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 ma perché per infatti il resto è un buon vedo, mercato, un mercato da Fiorentina. vedo un po' poche idee anche, un po'. Cioè, mi spiego, non per forza fai un buon mercato se spendi tanto. È ovvio che se scarti i giocatori anche e soprattutto in base al prezzo sei limitato, è palese. Però non per forza tu fai un buon mercato se spendi tanto, però devi avere delle idee concrete, delle idee. A me anche le idee sembrano un po' deboli, cioè siamo qui il 4 di agosto a raccontarvi che Ardon Yashari, che comunque è un titolare del Club Bruges, non è che stai trattando 40 milioni con la Roma per Manu Koné, cioè ricordiamocelo che Ardon Yashari è un giocatore che ha vinto il premio come miglior giocatore del Belgio, ok, ma è un giocatore del Club Bruges. Quindi stai aspettando questo ragazzo su cui, se tutto andrà bene, spenderai intorno ai 40 milioni e probabilmente, se si allineano i pianeti, Dusan Vlahovic. Quindi magari noi a fine agosto vi potremo raccontare sia di uno che dell'altro, ma ad oggi siamo veramente in una situazione
tiepida, in una situazione, non tiepida sulle 2 trattative, ma non mi sembra una squadra che è arrivata ottava e vuole dimostrare che si riprende tutto, vuole mangiarsi il tempo, vuole mangiarsi la scena. L'unico che a me sembra volersi mangiare la scena è Allegri, che ha dimostrato di voler fare tutto il possibile, che ha dimostrato di voler dimostrare che il Milan può tornare, che lui come allenatore non è un allenatore finito. Lì lo vedo la voglia e la grinta, ma anche tra i ragazzi nel gruppo, ho rivisto comunque un gruppo abbastanza affiatato, poi ovvio è un precampionato, quindi bisogna aspettare. Però vedo poche idee sul mercato, mi sembra un mercato, non so, un po' grigio per ora, poi ripeto, spero di raccontarvi entrambi a fine agosto, però mi sembra un mercato un po' grigio. A proposito di questo, aspettiamo di raccontarvi cosa deciderà la dirigenza, perché tanto prima è inutile che ne parliamo, sarebbe un atto di fede, diciamo così. Bisognerà decidere, capire scusate, cosa sarà della questione Iajari, che a questo punto, ancora di più alla luce del terzino destro, diventa veramente lo spartiacque del nostro mercato, cioè diventerà il giocatore sul quale praticamente abbiamo fondato il nostro calciomercato estivo per ripartire. È una bella responsabilità per questo ragazzo che, insomma, dopo oltre 50 giorni di trattativa è fermo, nel senso che non si sta allenando praticamente No. dall'inizio della fine dell'anno scorso, se non qualche sgambata col fisioterapista e un po' di riscaldamento iniziale col gruppo qualche giornata fa. Per il resto è un giocatore che ha fatto realmente poco sul campo, quindi bisognerà nel caso pure rimetterlo in piedi nel più breve tempo possibile, perché tra 3 settimane giochiamo. Sì, cioè non è il 15 Eh, luglio, non è il 20 no, luglio, non è neanche il no, 25 luglio. È tardi, è un po' tardino. Beh, che altro da aggiungere nel nostro mercato? In realtà nulla, anche perché dal punto di vista delle uscite per ora siamo un po' fermi qui, nel senso che Bond, la Cremonese, non ha tutta storia di andare in prestito, ma d'altronde Vediamo se lo se si porta il Milan ci convince. sta anche. Questo per far capire che non è che ci sono giocatori buoni o cattivi, è che se li mandi in situazioni che loro non vogliono, bisogna sempre ricordarsi che loro forse sì se lo ricordano, sono al Milan, e mandarli a giocare alla Cremonese piuttosto che nel campionato russo, che peraltro ha delle limitazioni importanti, piuttosto che in Qatar, piuttosto che in Arabia, cioè c'è gente che magari accetta, gente che è costretta, gente che magari non c'ha voglia di andare. Non è che li stiamo vendendo in Liga 1 piuttosto che in Liga, piuttosto che a giocare in Bundes, eccetera. Sono campionati minori, alcuni molto minori, e ci sta anche che insomma i giocatori non abbiano tutta questa voglia Beh, spasmodica di prendere partire. ma Li hai comprati tu, poi, eh? Cioè, Bondo, l'hai preso ma è tu 6 mesi fa, quello grazie ti al stavo magico Jeff. dicendo, quello ti stavo, di- quello ti stavo dicendo, cioè il contratto gliel'hai fatto firmare tu. Un giocatore poi quando ha un contratto, io leggo molti tifosi delusi perché i giocatori non accettano. Ragazzi, ma i contratti si firmano in due? Da una parte c'è il Milan che te lo propone e dall'altra parte c'è il giocatore che lo firma. Una volta che hai un contratto, non è che tutti i giocatori sono giocatori che vogliono a tutti i costi andare a giocare e quindi vanno ovunque. Ci sono alcuni giocatori che sono belli sereni al Milan con il loro contratto, anche discreto economicamente, e quindi magari non ne hanno voglia. Ora, magari Bondo alla fine deciderà di andarci alla Cremonese, per carità, così come magari alla fine si convinceranno gli altri. Però non è una cosa scontata, cioè non è che sono dei mostri a tre teste perché non accettano di andare alle Cremonese. Cioè tu gli hai fatto firmare un contratto, è responsabilità tua che gli hai sottoposto un contratto tra l'altro di diversi anni. Quindi, cioè, questo è il calcio. Il Milan Beh, negli ultimi 2 anni ha fatto vari errori da questo punto di vista e poi non è sempre facile. Ad esempio, per me per Emerson Royal è stato un mezzo miracolo perché non era scontato dopo la stagione che ha fatto, l'infortunio che ha avuto. Però vediamo le altre uscite e le altre entrate. assolutamente sì, qualcuno ha guardato giù. Bea, grazie. Grazie a voi. Ci ritroviamo come sempre domani con obbligo di riscatto. Nel mentre, se volete, c'è anche l'editoriale che è già uscito questa mattina per il secondo appuntamento di giornata. Grazie a tutti, buon lunedì
buone vacanze per chi è in vacanza, altrimenti ci rivediamo domani. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.